Se segui i miei video sai che io non sto fermo un attimo, quindi il mio studio ha cambiato 1000 volte volto. Queste librerie erano prima su quella parete, poi su quell'altra, questa scrivania era prima di là, poi di là, insomma ho cambiato tutto. In questo video voglio spiegarti come ho costruito questo piccolo set nel dettaglio. Ok, allora, ho cambiato di nuovo set, ma non è definitivo, nel senso ho più postazioni per fortuna nel mio studio. Questa postazione qui di solito è quella che utilizzo per fare corsi di formazione, consulenze, insomma per lavorare, per montare video, per fare i podcast, eccetera. Alle mie spalle c'è l'ex bagno dove registro la voce dei progetti un po' più importanti e lì dietro la fotocamera c'è la scrivania dove faccio la maggior parte dei video. Ok? In questo video voglio mostrarti come ho creato questo set, in modo che se ti piace tu possa replicarlo. Prima di entrare nel dettaglio, prenderò il mio telefono e ti farò vedere da dietro quello che ho creato. Ti racconto questo. Sto utilizzando il microfono Behringer B5, che è un microfono small condenser pencil microphone, quindi un microfono a condensatore dalla capsula molto piccola. Perché sto utilizzando questo? Perché all'interno di uno studio, seppure un trattato, ma non è certamente uno studio di registrazione, questi microfoni danno il meglio di loro. Pur essendo a condensatore hanno una capsula piccola che oltre a darti un suono esattamente così com'è, quindi la mia voce è esattamente così, hanno anche il vantaggio di rigettare abbastanza il riverbero. Ok. Ho due luci, una orientata, io ti sto parlando in questo momento, quindi una è esattamente qui dove ti sto indicando, ok, quindi sulla mia destra, ed è in alto orientata a 45 gradi, l'altra luce, sono due luci identiche, è qui davanti a me. Sono due luci ti metto ovviamente in descrizione tutto quello che ti sto raccontando, sono due luci molto economiche, comprate su Amazon all'interno di softbox e di stativi. Queste luci hanno un vantaggio, pur essendo economiche hanno il telecomando, questo qui, col quale puoi cambiare luce calda, luce fredda, luce bianca e la temperatura, ok? Quindi sono dimmerabili e questo è fondamentale perché posso gestirmi la quantità di luce che voglio. Quindi pur essendo economiche funzionano bene. In questi softbox, che sono softbox super economici di Amazon, ho messo la griglia nido d'ape che ho comprato successivamente e l'ho inserita in modo da rompere ancora di più la luce e renderla ancora di più morbida, perché come puoi immaginare queste luci super economiche non è che siano il massimo della morbidezza, ma con la griglia nido d'ape riesce ad ammorbidirla ancora di più. La videocamera è questa volta un po' più lontana rispetto ai video che faccio di solito perché è più di un braccio, sarà un braccio e mezzo. L'obiettivo è sempre il solito, il 10-22, questa volta è aperto a 14, leggermente più di 14, diciamo 14, ok. Il Behringer B5 sta entrando dentro lo Zoom P4 che ho qui sempre sulla mia scrivania perché è quello col quale faccio montaggio video, faccio conferenze, faccio call, faccio formazione e quant'altro, e sto entrando dentro Reaper per registrare. Tu dirai, perché non stai registrando direttamente sullo Zoom? Perché non c'ho una memory card. Sono tutte occupate nelle varie macchine fotografiche e quindi sto registrando direttamente in Zoom, ma cambia poco. Ok, tanto i preamplificatori sono questi del P4. Ok, cos'altro dirti? Qui vedi un Fuse, ma non sto utilizzando questo. Questo è quello che utilizzo, come ho già detto in molti video, per fare appunto quello che ti raccontavo prima, quindi consulenze, formazione, eccetera, eccetera. Ok, dietro di me c'è la libreria, la conosci, gli oggetti vengono spostati in continuazione, ma adesso prendo il telefono e ti faccio vedere quello che ti ho appena raccontato. Ok, allora ti faccio vedere quello che ti dicevo. Io sono seduto su questo sgabello, qui c'è la mia scrivania e qui c'è il Behringer B5 che è molto 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 vicino allo sgabello, quindi è leggermente fuori dall'inquadratura ed è collegato con un cavo XLR lo Zoom P4 che è lì sulla scrivania. Ok, il Behringer B5 è collegato a un'asta della Proel, un'asta Proel molto molto economica che ho veramente da quando suonavo, quindi un'asta leggerissima, ma perché il microfono è veramente piccolo. Poi ci sono le luci, quindi la luce 1 e la luce 2. La prima luce è collegata a uno stativo a terra, ok? Mentre la seconda luce, quella che vedi sul computer, dietro il computer, è collegata a uno stativo che però va attaccato alla scrivania, quindi molto comodo, non ho cose a terra. Ok, poi c'è la macchina fotografica che è su un cavalletto della Manfrotto,
ed è qui. Ok, poi c'è il mio super mega mitico computer. E che dirti, questa è l'inquadratura, quindi questo è un po' quello che si vede. Provo a sedermi, vediamo se riesco a farti vedere. Ok, beh, più o meno. Ok, quindi il microfono è veramente vicinissimo, ok? Lì c'è la macchina fotografica che ha una distanza, come dicevo, più di un braccio e mezzo. Luce 1, luce 2 e basta. Qui c'è il monitor, lo zoom P4, basta. La scrivania è incasinata, ma tanto nel video non si vede. Ok, spero che questo video sia stato interessante per te. Se hai qualsiasi tipo di domande sull'audio, sulle luci, sul video, su qualsiasi cosa, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Grazie e ci vediamo settimana prossima.